Siamo soli, la vita è soltanto sulla terra e per poco ancora. Melancolia. Il film di oggi è Melancolia di Lars von Trier del 2011. Una pellicola molto importante, è il secondo capitolo sulla trilogia della depressione. Abbiamo visto l'altra volta Antichrist ed era il primo capitolo, questo è il secondo, il terzo sarà Nymphomaniac. Dunque il regista metaforicamente vuole fare questa trasposizione della sua malattia depressiva e metterla appunto su pellicola, e ci riesce ovviamente come sempre, perché ti porta dentro la pellicola e ti fa appunto assaporare e senti addosso tutte le emozioni, le sensazioni che provano gli attori, i protagonisti. Abbiamo due protagoniste questa volta, perché il film è appunto incentrato sulle due sorelle, Justin e Claire, tant'è vero che si divide in due capitoli. Il primo capitolo appunto è Justin, il secondo è Claire. Justin interpretata meravigliosamente da Kirsten Dunst, vincitrice del premio come migliore attrice protagonista al Festival di Cannes. Claire interpretata da Charlotte Gainsbourg, l'immancabile Charlotte per quanto riguarda i lavori di Lars von Trier, che io adoro poi tra l'altro, perché mi ricordo ancora quel dove sei urlato nei boschi in Antichrist, quindi ho ancora questa sua immagine davanti di Charlotte Gainsbourg, che lì in Antichrist non abbiamo mai saputo il nome del protagonista o dei protagonisti, perché la coppia non aveva appunto nomi. Ritornando a Melancolia, dunque, la vita prosegue tranquillamente, tra virgolette tranquillamente, sulla Terra, mentre un pianeta minaccioso si sta avvicinando appunto alla nostra Terra e si teme un impatto devastante. Si spera che passerà a pochi migliaia di chilometri dalla Terra e quindi si continua a vivere. Però il tema, andiamo per gradi, perché il tema portante del film non è il tema fantascientifico prevalentemente, ma è la storia di queste due sorelle. Nella prima parte Justin si appresta a celebrare le sue nozze in una location fantastica, immersa nel verde, tra campi da golf, maneggi e quant'altro. E tutto questo bello scenario è stato organizzato dalla sorella Claire, che vuole rendere appunto indimenticabile questa giornata bellissima per tutti quanti, ma soprattutto per la sorella Justin. La sorella Justin, la sposa, all'inizio sembra tutta gioiosa e si balla e si fa festa tra le tavole imbandite del salone, però poi man mano che passa il tempo lei, Justin, inizia ad estraniarsi sempre di più. Il rapporto non buono con la mamma di certo non l'aiuta, tant'è vero che quando si trova a parlare in privato con sua madre gli dice una frase e da lì si inizia a capire che ci sarà una escalation al contrario della sua mente, quindi iniziamo a capire che la depressione in lei è viva e vegeta. La frase spiazzante che Justin riferisce alla mamma è appunto questa: io arranco tra tutti quei fili di lana grigi che mi si attaccano alle gambe, sono così pesanti da trasportare. Quindi da lì si trapela la malattia mentale che Justin si porta addosso, quella stessa che evidentemente affligge anche il regista e che metaforicamente vuole trasportare all'interno dei film. La giornata di festa comunque finisce inevitabilmente in un tragico epilogo, perché la sposa sofferente del suo stato mentale comincia a ribellarsi sempre di più, facendo addirittura sesso con un nuovo suo collega conosciuto lì
appunto il suo matrimonio. Si vede una scena esplicita all'aperto, sempre sul prato verde, con indosso ancora l'abito da sposa. Si licenzia addirittura invendo contro il suo capo, e infine ovviamente il suo futuro marito va via e la lascia lì e manda all'aria tutto il matrimonio. Nel secondo capitolo invece c'è un graduale ed inaspettato capovolgimento di fronte. Justine, che dapprima non riesce neanche a fare un bagno da sola e cammina sorretta dalla sorella, adesso invece in questo secondo capitolo comincia a riprendersi pian piano, a riprendere il suo ritmo vitale, pur essendo accompagnata sempre dal suo stato deviato mentale che le aleggia intorno. Claire invece inizia a scendere nel baratro delle sue ansie perché ha paura appunto di quel dannato pianeta in avvicinamento. Claire ha un bambino, ha un marito, quindi ha la sua famiglia, mentre Justine è rimasta da sola. Le sue paure, quindi le paure di Claire, cominciano ad amplificarsi pian piano. I due aghi della bilancia a questo punto invertono i loro pesi. Le due sorelle si contrappongono nei loro stati d'animo, fino a che Claire sprofonda definitivamente nelle sue ansie, nelle sue paure, e quindi diventa parte vulnerabile. Il ritrovamento di suo marito morto nelle stalle, suicida, perché ha inghiottito un mix di pillole, sempre per via di questo dannato pianeta che sta per arrivare. La sua famiglia infatti temeva l'imminente impatto con questo pianeta alieno, che ormai è destinato quasi alla tragica collisione. Mentre Justine, in risalita dagli inferi della sua mente, si appresta ad affrontare questo evento, di questo impatto di questo pianeta alieno, in maniera del tutto distaccata, pacata, con un'espressione di serena ambiguità in faccia, no? In volto. Quindi il fulcro del racconto gira intorno al fatto che un soggetto depresso riesce a reagire in maniera migliore dinanzi ad un evento catastrofico, mentre colui che ha forti aspettative dalla propria vita, come in questo caso la sorella Claire, che aveva la famiglia, aveva suo figlio, eccetera, facilmente si lascia andare alle sue paure, alle sue ansie. In psicoanalisi la malinconia in casi più gravi viene definita appunto una malattia mentale e viene chiamata anche melancolia. Lars von Trier, dopo l'aria classica dal titolo Lascia che io pianga, con la quale ci ha deliziato come colonna sonora in Antichrist, questa volta sceglie Wagner e il tema di Tristano e Isotta, che accompagna appunto le scene di questo meraviglioso film enigmatico, ma non è di certo un thriller, però va a toccare la psiche umana. I riferimenti anche qui non mancano, tant'è vero che c'è il mito di Ofelia che viene riproposto con la figura di Justine che scorre supina sul letto di acqua corrente. Tra l'altro è la stessa immagine che abbiamo sulla locandina del film. Al Festival di Cannes Kirsten Dunst ovviamente viene premiata come migliore attrice protagonista, e qui c'è un episodio bizzarro in conferenza stampa dove il nostro caro regista danese si lascia ad alcune dichiarazioni un po' ambigue, un po' riguardanti il nazismo, e allora lì gli costò l'espulsione personale dal festival, però comunque il film ebbe il suo riconoscimento e tuttora ne stiamo qui a parlare, quindi Melancolia 2011, Lars von Trier, vi invito a guardarlo, buona visione. Se vi è piaciuta la recensione lasciate un commento qui e iscrivetevi al canale se vi va. Un saluto, alla prossima rece, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.